Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi parliamo di un tema molto importante, la nutrizione e la salute. Buonasera, sono Angela. Sì, questo è un argomento che interessa tutti, vero? Perché mangiare bene significa vivere bene. Esattamente. Sai, Angela, stamattina ho fatto colazione con il mio solito cappuccino e cornetto, ma poi ho pensato, ma è davvero una buona scelta per iniziare la giornata? Ah, la classica colazione italiana. Guarda, non c'è niente di male ogni tanto, ma forse non è l'ideale tutti i giorni. Il cornetto ha molto zucchero e poca energia che dura nel tempo. Capisco. E tu cosa mangi la mattina? Io di solito preferisco lo yogurt greco con la frutta fresca e un po' di muesli. Mi dà energia per tutta la mattina senza sentirmi pesante. Interessante, ma sai, molte persone pensano che mangiare sano sia complicato o costoso. È vero secondo te? Non necessariamente. Certo, alcuni cibi biologici costano di più, ma mangiare sano può essere anche semplice ed economico. Per esempio, i legumi sono economici e pieni di proteine. I legumi sì, lenticchie, ceci, fagioli. Mia nonna li cucina sempre, diceva sempre che fanno bene, ma io da giovane non li volevo mangiare. È così per molti, ma i legumi sono fantastici. Hanno proteine vegetali, fibre, vitamine e poi puoi cucinarli in 1000 modi diversi. È vero, adesso li apprezzo molto di più. Senti, una domanda per i nostri ascoltatori. Voi mangiate legumi? Se sì, qual è il vostro piatto preferito con i legumi? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi. Bella domanda. Vedrete che ci sono tantissime ricette interessanti. Tornando a noi, Stefano, parliamo anche dell'acqua. Molte persone non bevono abbastanza durante il giorno. Ah sì, hai ragione. Io dimentico sempre di bere. Arrivo a sera e realizzo che ho bevuto solo 2 bicchieri d'acqua. Questo è un problema comune. Il nostro corpo è fatto per la maggior parte di acqua, quindi dobbiamo bere regolarmente. Gli esperti dicono almeno 1,5 litri o 2 litri al giorno. 2 litri? Sembra tanto. Come fai tu a ricordarti? Io ho una bottiglia sulla scrivania quando lavoro. Ogni volta che la vedo, bevo un po'. È diventata un'abitudine. Ottima idea, devo provarci. Sai, un'altra cosa che trovo difficile è mangiare abbastanza verdure. Tu quante verdure mangi al giorno? Cerco di mangiarne a pranzo e a cena. Verdure cotte, insalata, verdure al forno. Le verdure sono importantissime perché hanno vitamine, minerali e fibre. Quali sono le tue verdure preferite? Adoro i broccoli, gli spinaci, le zucchine, i pomodori e poi le carote, crude o cotte. Tu? A me piacciono molto le melanzane e i peperoni, specialmente alla griglia d'estate, ma confesso che d'inverno mangio meno verdure. Capisco, ma l'inverno ha verdure buonissime. Cavoli, cavolfiori, carciofi, finocchi. Sono tutti di stagione e pieni di nutrienti. Hai ragione, dovrei variare di più. Parlando di varietà, è importante mangiare diversi tipi di cibo, vero? Assolutamente. La varietà è fondamentale. Non dobbiamo mangiare sempre le stesse cose. Il nostro corpo ha bisogno di diversi nutrienti che vengono da cibi diversi. Per esempio, Abbiamo bisogno di proteine, carboidrati, grassi buoni, vitamine, minerali. Ogni gruppo di alimenti ci dà qualcosa di diverso. i carboidrati sono importanti perché molte diete moderne dicono di eliminarli. Ecco, questo è un grande equivoco. I carboidrati non sono il nemico. Il nostro cervello e i muscoli hanno bisogno di carboidrati per funzionare bene. Quindi posso mangiare la pasta. Certo, la pasta non è un problema. L'importante è la quantità e cosa ci metti sopra. Una porzione normale di pasta con verdure e un po' di olio è un pasto equilibrato. Che sollievo, non potrei mai rinunciare alla pasta. È nel nostro DNA italiano. Esatto. E poi la dieta mediterranea, che include la pasta, è considerata una delle più sane al mondo. La dieta mediterranea
Mi ricordi cosa comprende esattamente? Comprende cereali integrali, legumi, verdure, frutta, pesce, olio d'oliva e un po' di carne. È una dieta varia e bilanciata. E il pesce, quanto spesso dovremmo mangiarlo? Gli esperti consigliano almeno 2 volte a settimana. Il pesce ha proteine di alta qualità e gli omega 3, che fanno bene al cuore e al cervello. Omega 3? Ne sento parlare spesso. Cosa sono esattamente? Sono grassi buoni che il nostro corpo non produce da solo. Li troviamo nel pesce azzurro come sardine, sgombro, salmone. Fanno bene alla circolazione e riducono l'infiammazione. Interessante. E parlando di grassi, l'olio d'oliva è meglio del burro? Dipende, ma in generale l'olio extravergine d'oliva è più sano. Ha grassi monoinsaturi che proteggono il cuore. Il burro ha più grassi saturi. Ma il burro è così buono, specialmente sul pane fresco. Lo so, è delizioso. Non devi eliminarlo completamente, ma è meglio non esagerare. L'equilibrio è sempre la chiave. Equilibrio, varietà, moderazione, sembra che questi siano i principi base. Proprio così. Non esistono cibi magici o cibi completamente proibiti. È tutta questione di equilibrio e buon senso. Senti, molti dei nostri ascoltatori probabilmente lavorano tutto il giorno. Come si fa a mangiare bene quando si ha poco tempo? Ottima domanda. La pianificazione è importante. Io, per esempio, cucino di più nel weekend e poi ho già dei pasti pronti per la settimana. Ah, il famoso meal prep. Sì, puoi cucinare una grande quantità di riso, quinoa o pasta. Poi prepari delle verdure. E così durante la settimana combini tutto velocemente. E per gli spuntini, cosa consigli quando si ha fame tra i pasti? La frutta è perfetta. Una mela, una banana, un'arancia. Oppure una manciata di frutta secca come mandorle o noci. Le noci sono buone, ma hanno molte calorie, no? Sì, sono caloriche, ma hanno anche grassi buoni, proteine, e ti saziano molto. L'importante è non mangiarne troppe. Una piccola manciata è sufficiente. Capisco. E cosa pensi degli snack confezionati? Patatine, biscotti, queste cose? Ogni tanto va bene, ma non dovrebbero essere la norma. Questi prodotti spesso hanno molto sale, zucchero e grassi non salutari. È difficile resistere, però, specialmente quando guardi la televisione la sera. Lo capisco perfettamente. Un trucco è non comprarli. Se non li hai in casa non puoi mangiarli. Oppure puoi preparare snack più sani come popcorn fatti in casa senza burro. I popcorn sono sani? Il mais soffiato di per sé non è male. È quello che ci aggiungi che fa la differenza. Senza burro e con poco sale possono essere uno snack accettabile. Bene a sapersi. Cambiamo argomento. Le bevande. Parliamo di succhi di frutta. Sono sani? Molte persone pensano di sì, ma attenzione. I succhi di frutta comprati al supermercato spesso hanno moltissimo zucchero aggiunto. Anche quelli che dicono 100% frutta? Anche quelli hanno naturalmente molto zucchero. È meglio mangiare la frutta intera perché ha anche le fibre che rallentano l'assorbimento dello zucchero. Non ci avevo mai pensato. E le bibite gassate? Quelle sono davvero da limitare il più possibile. Hanno quantità enormi di zucchero e zero nutrienti utili. E quelle senza zucchero? Con i dolcificanti artificiali? Il dibattito è ancora aperto. Alcuni studi dicono che i dolcificanti artificiali possono comunque causare problemi. È meglio abituare il palato a sapori meno dolci. Quindi l'acqua rimane la scelta migliore. Esattamente, acqua naturale o frizzante. Se vuoi un po' di sapore, puoi aggiungere fette di limone, menta fresca o cetriolo. Sembra rinfrescante. Ora, una domanda che molti si fanno. I superfood, ne sentiamo parlare continuamente. Quinoa, bacche di goji, semi di chia sono davvero così speciali? Sono cibi nutrienti, questo è vero, ma non sono magici. Una dieta equilibrata con cibi normali e locali può darti tutti i nutrienti di cui hai bisogno. Quindi non devo per forza comprare bacche costose dall'altra parte del mondo? No,
Non è necessario. I nostri mirtilli, i nostri fagioli, le nostre noci sono altrettanto nutrienti e spesso costano meno e sono più sostenibili. Questo mi fa piacere. Preferisco comprare prodotti locali quando possibile. È una scelta ottima. I prodotti locali e di stagione sono più freschi, hanno più sapore e sostengono l'economia locale. Parliamo anche di carne. C'è chi dice che fa male, chi dice che è necessaria. Qual è la verità? La carne può far parte di una dieta sana, ma la quantità è importante. Non dobbiamo mangiarla tutti i giorni, 2 o 3 volte a settimana è sufficiente. È meglio la carne rossa o quella bianca? La carne bianca, come pollo e tacchino, è generalmente più magra. La carne rossa è più ricca di ferro, ma va consumata con moderazione. E come va cucinata la carne? Meglio alla griglia, al forno o bollita. Evitare fritture o cotture con troppi grassi aggiunti. Una domanda personale, tu sei vegetariana? No, mangio di tutto ma con moderazione. Conosco però molte persone vegetariane che stanno benissimo. Si può essere sani senza mangiare carne? Assolutamente sì. Basta assicurarsi di avere proteine da altre fonti come legumi, tofu, uova, latticini se li mangi. E fare attenzione ad alcuni nutrienti come la vitamina B12. Interessante. Ascoltatori, c'è qualcuno tra voi che è vegetariano o vegano? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Sì, sarebbe interessante sapere come gestite la vostra alimentazione. Ora, Stefano, parliamo di qualcosa che molti trascurano: la colazione. Ah sì, alcuni dicono che è il pasto più importante della giornata. C'è del vero. Dopo una notte di digiuno, il corpo ha bisogno di energia. Una buona colazione ci aiuta a concentrarci meglio e ad avere energia per la mattinata. Ma c'è anche chi salta la colazione e sta bene. È vero, dipende dalle persone. L'importante è ascoltare il proprio corpo. Se hai fame la mattina, mangia. Se non hai fame, non forzarti. E cosa rende una colazione sana? Una combinazione di carboidrati, proteine e un po' di grassi buoni. Per esempio, pane integrale con ricotta e miele più un frutto. O lo yogurt che dicevi prima. Esatto, yogurt con frutta e cereali. Oppure uova strapazzate con pane tostato e pomodori. Le uova sono sane? Si diceva che il colesterolo delle uova facesse male. Gli studi più recenti hanno dimostrato che le uova non sono un problema per la maggior parte delle persone. Sono ricche di proteine e nutrienti. 1 o 2 uova al giorno vanno benissimo. Ottimo, perché mi piacciono molto. Senti Angela, parliamo anche dello zucchero. È davvero così dannoso? Lo zucchero in eccesso può causare problemi: aumento di peso, carie dentali, picchi di energia seguiti da cali. Il problema è che lo zucchero è nascosto in tantissimi prodotti. Come facciamo a evitarlo? Leggi le etichette. Lo zucchero ha tanti nomi diversi: sciroppo di glucosio, fruttosio, destrosio, maltosio. Se un prodotto ha zucchero tra i primi ingredienti, meglio evitarlo. È complicato. All'inizio sì, ma poi diventa automatico. Il trucco è cucinare più cibi freschi a casa invece di comprare cibi pronti. Hai ragione, cucinare a casa dà più controllo su cosa mangiamo. Esattamente. E può anche essere divertente. Puoi provare nuove ricette, coinvolgere la famiglia, fare esperimenti. Parlando di famiglia, come facciamo a far mangiare sano i bambini? Spesso vogliono solo pasta in bianco o pizza. I bambini possono essere difficili, è vero. Un trucco è coinvolgerli in cucina. Se aiutano a preparare il cibo, sono più interessati a mangiarlo. Bella idea! E poi puoi rendere il cibo divertente. Verdure tagliate a forme divertenti, piatti colorati. I bambini mangiano anche con gli occhi. E se proprio non vogliono mangiare le verdure? Puoi nasconderle. Per esempio, fare un sugo di pomodoro con carote e zucchine frullate. Oppure polpette con verdure tritate finemente. Furba, ora un argomento che interessa molti. Come perdere peso in modo sano? La prima cosa, diffidare dalle diete miracolose che promettono risultati velocissimi.
Perdere peso in modo sano è un processo graduale. Quanto si dovrebbe perdere a settimana? Mezzo chilo, massimo 1 chilo a settimana. Di più può essere rischioso e difficile da mantenere nel tempo. E cosa bisogna fare? La base è semplice: mangiare meno calorie di quelle che si consumano, ma in modo equilibrato. Ridurre le porzioni, limitare dolci e cibi grassi, aumentare le verdure, fare attività fisica. L'attività fisica è importante anche per la salute in generale, vero? Fondamentale. Non solo aiuta a controllare il peso, ma fa bene al cuore, alle ossa, all'umore. Anche solo camminare mezz'ora al giorno fa la differenza. Mezz'ora non è molto. Esatto. Non serve andare in palestra 3 ore al giorno. Anche piccole azioni contano. Prendere le scale invece dell'ascensore, scendere una fermata prima del bus, parcheggiare più lontano. Sono piccole abitudini che possono diventare routine. Proprio così. E parliamo anche di stress. Lo stress può influenzare la nostra alimentazione. In che senso? Quando siamo stressati, molti di noi mangiano di più, specialmente cibi dolci o grassi. È quello che chiamano mangiare emotivo. Ah sì, mi succede. Quando sono nervoso vado dritto verso il cioccolato. È normale, il cibo può dare conforto, ma è importante riconoscere quando mangiamo per fame vera e quando per emozioni. E come si fa? Prima di mangiare, chiediti: ho davvero fame o sono solo annoiato, triste, stressato? Se non è fame vera, trova altre attività, fare una passeggiata, chiamare un amico, ascoltare musica. Buon consiglio. E il sonno? Influenza anche quello la nostra alimentazione? Molto. Chi dorme poco tende a mangiare di più e a scegliere cibi meno sani. Il nostro corpo, quando è stanco, cerca energia rapida, quindi zuccheri. Quante ore dovremmo dormire? Circa 7-8 ore per notte per gli adulti. Il sonno è fondamentale per la salute generale. Hai ragione, quando dormo bene mi sento molto meglio e faccio scelte più sane. Esatto, tutto è connesso. Alimentazione, sonno, attività fisica, stress. Dobbiamo prenderci cura di noi in modo completo. È un approccio olistico alla salute. Precisamente. Non possiamo pensare solo al cibo e ignorare il resto. Senti, un'ultima domanda importante. Gli integratori servono davvero? Per la maggior parte delle persone che mangiano in modo vario ed equilibrato non sono necessari. Possiamo ottenere tutti i nutrienti dal cibo. Ci sono eccezioni? Sì, in alcuni casi possono essere utili. Per esempio, la vitamina D d'inverno per chi vive in zone con poco sole o la B12 per i vegani. Ma sempre meglio parlarne con un medico. Quindi non dobbiamo prendere vitamine a caso. Esatto! Troppo di alcune vitamine può anche far male. È meglio consultare un professionista prima di prendere integratori. Ottimo consiglio. Bene Angela, abbiamo parlato di tante cose oggi. Sì, nutrizione e salute sono argomenti vastissimi, ma spero che i nostri ascoltatori abbiano trovato questi consigli utili. Io sicuramente ho imparato molto. E voi ascoltatori, quale consiglio metterete in pratica per primo? Scrivetelo nei commenti. Sì, ci piacerebbe sapere quali abitudini volete cambiare o migliorare. E se avete domande, fatecele. Ricordate, piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati. Non serve rivoluzionare tutto da un giorno all'altro. Esattamente. Iniziate con una cosa: bere più acqua, mangiare più verdure, camminare di più. Poi aggiungete altre abitudini sane poco alla volta. È un viaggio, non una destinazione. Bellissima frase. E in questo viaggio siate gentili con voi stessi. Non è questione di perfezione, ma di progressione. Bene, ascoltatori, grazie per essere stati con noi oggi. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto questo episodio. E iscrivetevi al canale BravoCast Italiano se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete i prossimi episodi. Abbiamo tanti altri argomenti interessanti in arrivo. E continuate a imparare l'italiano con noi, divertendovi e scoprendo cose nuove. Perfetto, io e Angela vi salutiamo.
Vi auguriamo una buona sera e ricordatevi, mangiate bene, muovetevi, dormite e state bene. Ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Ciao a tutti! Ciao e a presto!